Buongiorno, abbiamo concluso la nostra 2 giorni a Riga e ora ci stiamo dirigendo alla stazione degli autobus, dove tra meno di un'ora prenderemo l'autobus diretto a Tallinn. Si parte! Pronti per visitare l'ultima delle capitali delle Repubbliche Baltiche? Già, perché la prossima destinazione è la fiabesca Tallinn. Tallinn è un'orgogliosa capitale europea con un fascino tutto suo, vivace ma al tempo stesso tranquilla, assurdamente fotogenica e ricca di panorami meravigliosi. Antiche chiese, strade medievali e residenze di facoltosi mercanti. Aggiungi cibo delizioso e una vibrante cultura moderna e non c'è da meravigliarsi che Tallinn diventi un luogo da non voler mai lasciare. Quindi è arrivato il momento di attraversare il confine ed entrare in Estonia. Il viaggio continua. E siamo appena arrivati all'autolinee di Tallinn. Alla fine stiamo prendendo un taxi. No, non questo, stiamo aspettando un Bolt. Siamo arrivati in albergo. Molto carino. Ah vabbè, è grande la stanza. Cos'è quello? Un bidesti. E siamo a Tallinn, quindi ora andiamo a vedere la città vecchia, che è tutta patrimonio dell'UNESCO, quindi mi aspetto molto. Questa è la chiesa di Sant'Olaf, che per molti anni è stato l'edificio più alto di tutta quanta Europa. È del 1200 ed è dedicata al re norvegese Olaf. Andiamo a vederla dentro. E ora andiamo a visitare il campanile. Parecchi scalini. Bella, davvero bella. Poi si vedono tutte quante le mura con le torri, si riesce a vedere perfettamente proprio la città, il centro storico della città. Un pellegrinaggio praticamente. Ok, per oggi basta scale, gradini, qualsiasi altra cosa. Dopo tanta fatica non c'è niente di meglio di un buon pasto. Abbiamo pranzato al ristorante Moon, che in estone vuol dire papavero. Com'è? Molto buono. Ah, il sapore è buonissimo. Il locale ha un'atmosfera piacevole ed il cibo è delizioso. Stiamo ancora recuperando la sfacchinata per... Che? Niente. Siamo appena passati anche davanti alle Three Sisters, che si oppongono proprio ai Three Brothers di Riga. E ora passeggiamo per via Pic. La via Pic. E questa è la piazza del municipio, anche se ha soltanto valore celebrativo al momento. Però è davvero figa.
Questa qui è la più antica farmacia al mondo ancora in esercizio. Mi sembra del 1400. La panchina più bella è decisamente questa. Pausa caffè. E siccome fa caldo, un bel ice coffee. Questa è la chiesa di San Nicola, che praticamente è un museo d'arte medievale, è molto bello da vedere ed ovviamente chiuso. Sfortunati, va bene, ci torneremo. Cattedrale di Aleksandr Nevsky, c'è sempre un Aleksandr Nevsky, che ovviamente è ortodossa, non è molto amata dagli estoni, da quello che ho letto. E la chiesa di San Mary è anche in ristrutturazione. E ora torniamo nella città bassa, dalle scalette, queste scalette segrete, nascoste, che conoscono tutti però. Oggi serata pub. Salmone per Ale e hamburger per me. E abbiamo appena finito di cenare e ora facciamo una passeggiata finale e poi torniamo in albergo. Vogliamo salire sul campanile come oggi? Tra l'altro c'è ancora un po' di luce e sono le 11 di sera. E ci siamo allungati un pochino invece di girare all'albergo per andare a vedere il mare. E c'è ancora luce. Sono le 11 di sera. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. E buongiorno. Oggi giornata intera da dedicare a Tallinn. Sono le 9 del mattino e è molto calma al momento Tallinn, che è buono. E ora rivediamo tutti quanti i monumenti che abbiamo già visto ieri, ma senza salire sulla torre. Quella no. Bello e piacevole camminare per queste strade. Ora stiamo percorrendo quella che è più o meno l'arteria principale della vecchia città. Questa è anche la via delle corporazioni, infatti ci sono davvero belle case. Qui siamo arrivati alla piazza del municipio e oggi c'è il mercatino, quindi andiamo a vedere un pochino che cosa hanno. Stanno iniziando a sistemarli solo ora, quindi torniamo più tardi. Qui dove c'è un vecchio convento e la via è molto bella perché ci sono gli archi, siamo già venuti ieri, ma c'era un bel po' di gente e quindi ci siamo tornati oggi. Queste sono tutte antiche pietre tombali. E siamo arrivati all'altezza della cattedrale ortodossa.
La basilica ha 4 ingressi, su tutti e 4 i lati. Non lo sapevo. E questo è il palazzo del Parlamento estone. E siamo arrivati a uno dei belvedere di Tallinn, meta imperdibile per chi viene in questa città. E questo è l'altro belvedere della città. E siamo tornati nella zona dei mercatini. Sono le 11:30 e ora vediamo un pochino che cosa vendono. Vendono tante cose di lana che con i 30 gradi di oggi proprio non invogliano molto. Così in concorrenza la stacchia vuol dire in testa a Le cravatte in legno mi mancavano. Andiamo a rivedere la farmacia. Non è sicuro esattamente di che anno sia questo edificio, ma una farmacia era aperta in questa zona dal 1461. Poi le uniche altre prove sono all'inizio del Novecento, intorno al 1901-1902, quando la farmacia stessa si è trasferita in questo edificio. Questa è praticamente tutta una storia dei medicinali, come sono cambiati nel corso degli anni. E quella è originalissima polvere di unicorno. E con dei rospi essiccati. C'è anche del marzapane che sembrano tappi per le orecchie dei troll. Questo è il marzapane. Però sembrano i tappi dei Interessante. Abbiamo preso un gelato con 2 panni. Con questo caldo ci voleva proprio il gelato. E ora andiamo nel supermarket, compriamo qualcosina e poi torniamo in albergo perché inizia a fare davvero caldo. Credo ci siano 30 gradi e camminare con i 30 gradi, anche se a Tallinn, è sconsigliatissimo. E stiamo passeggiando per le vie del quartiere Telleskivi. Ancora delle strutture del periodo sovietico, quindi ha delle architetture che ricordano il periodo in cui anche l'Estonia faceva parte dell'Unione Sovietica, però sono state un'area completamente riqualificata e oggi ci sono bar, ristoranti, studi di artisti estoni anche internazionali, quindi lo stanno molto riqualificando. Il ristorante all'interno dei vagoni del treno è una figata. Già ieri siamo venuti qui, solo che ci siamo fermati a uno dei primi pub locali che c'era all'ingresso e non ci siamo spinti fino in fondo. Peccato perché ci sono molti locali davvero carini. Molto colorato questo mercato. Interessante questo centro commerciale che abbiamo appena visto. Continuiamo il giro del quartiere Telleskivi. Il bello di Tallinn è che non sembra proprio una città perché è piena di piccoli scorci, angoli, casette piccole. Anche se ha tanti abitanti sembra davvero un piccolo paese. È bellissimo passeggiare per le sue vie. E ora andiamo verso la spiaggia. Un bar interessante. Io pensavo fosse abbandonata la struttura. La nostra idea era più o meno la stessa, cioè
più tardi prendersi qualche cosa da mangiare e venire qui e aspettare il tramonto. Non abbiamo resistito e ci siamo tornati anche oggi, un po' prima, così possiamo vedere il tramonto. Si sta proprio bene oggi, davvero davvero bene. E buongiorno, ultima mattinata a Tallinn, abbiamo il traghetto nel pomeriggio che ci porterà verso Helsinki, quindi dobbiamo impegnare un pochino queste ore fino a circa ora di pranzo, verso le 2 abbiamo il traghetto. E sabato mattina sono circa le 10, 10 e un quarto e c'è sempre tranquillità in questa città e noi va bene così. Lì c'era l'indicazione per andare alla prigione del KGB. E ora andiamo a cercare un supermercato per prenderci qualcosa da mangiare per il viaggio di oggi. E qui c'è sempre il mercato dei fiori. Mai avrei pensato di cercare l'ombra così tanto qui a Tallinn. Spesa fatta. Tutto pronto per la traversata del Baltico. Qui è dove abbiamo preso il gelato ieri. Al Gelato Ladies. Tutto impacchettato e ora andiamo in direzione del traghetto che ci porterà ad Helsinki e da qui già si vede il terminal dei traghetti. In attesa del traghetto che ci porterà ad Helsinki, con un po' di malinconia salutiamo le 3 repubbliche baltiche. Ognuna delle 3 capitali lascia un ricordo unico di questo viaggio. Vilnius, una città tra storia, leggenda ed eccentricità. Riga, nobile e sofisticata. Tallinn, dove sottile è il limite tra realtà e favola. Ma presto la malinconia si disperde, lasciando spazio all'euforia per una nuova avventura. E siamo arrivati ad Helsinki!